Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci immergeremo nelle profondità oscure della storia umana dove linguaggi dimenticati e simboli misteriosi aspettano di essere risvegliati. Attraverso il velo del tempo esploreremo enigmi indecifrati che sono sopravvissuti all'oblio, sfidando i più saggi tra gli studiosi e i criptoanalisti. Ci avventureremo nelle antiche rovine di Creta dove il Linear A ancora sussurra i segreti di una civiltà svanita prima dell'alba della storia conosciuta. Sentiremo l'eco delle voci minoiche intrappolate in simboli che nessun occhio moderno ha ancora saputo interpretare. Poi viaggeremo verso l'isola di Pasqua dove le tavolette di Rongo Rongo offrono una finestra su un mondo completamente isolato, un puzzle intricato scolpito nel legno, la cui soluzione potrebbe rivelare nuove verità sulla natura umana e sulla nostra incessante ricerca di significato. Man mano che ci addentreremo in questi misteri ci chiederemo cosa ci spinge a decifrare questi antichi codici. È la ricerca della conoscenza, il desiderio di connessione con i nostri antenati o forse un profondo bisogno di scoprire il nostro posto nell'universo? Unisciti a me in questa indagine sui linguaggi perduti del nostro passato mentre tentiamo di svelare i segreti scritti nelle pagine più oscure della nostra storia. Con ogni simbolo indecifrato e ogni iscrizione misteriosa ci avviciniamo un po' di più alla comprensione del vasto, intricato tessuto dell'esistenza umana. Questo è il viaggio che intraprendiamo oggi, un viaggio di scoperta, meraviglia e forse, alla fine, di illuminazione. Il Linear A è un antico sistema di scrittura utilizzato principalmente dalla civiltà minoica fiorita sull'isola di Creta, all'incirca nel 2000 a.C. Il Linear A, signori, è uno dei due sistemi di scrittura principali documentati nella Creta preistorica. L'altro è il Linear B, che è stato decifrato come una forma arcaica di greco, mentre però il Linear A rimane non decifrato e rappresenta uno dei più grandi misteri dell'archeologia. Si pensa che questo sistema veniva usato principalmente per scopi amministrativi, come dimostrano le tavolette ritrovate che sembrano registri di beni o inventari. Però sono tutte supposizioni. È stato scoperto per la prima volta da Sir Arthur Evans nei primi anni del 1900 durante alcuni scavi a Cnosso, il più grande sito palaziale minoico, e da lì nessuno è ancora riuscito a decifrarlo. Si pensa che il Linear A sia derivato da una precedente scrittura, chiamata geroglifico cretese, che era in uso prima del 2000 a.C. Ma ci si chiede da dove arrivino questi simboli, cosa vogliano dire, chi è stato a trasmettere questi sistemi e perché. Il Linear A, composto da circa 90 simboli che rappresentano sillabe e alcuni segni logografici, si pensa rappresentino parole intere o concetti. Come sistema di scrittura mostra una combinazione di fonogrammi, che sarebbero caratteri che rappresentano dei suoni, e ideogrammi, caratteri che rappresentano oggetti o concetti. Tutti gli studi mai condotti portano a questo. Riusciranno un giorno gli scienziati a decifrarlo? La principale sfida nella decifrazione del Linear A risiede nel fatto che la lingua che rappresenta non è ancora stata identificata con certezza. A differenza del Linear B, che è stato decifrato nel 1952 e si è rivelato essere una forma arcaica di greco, non esiste per il Linear A un riferimento diretto o una stele di Rosetta. Alcuni studiosi ipotizzano che possa essere legato alle lingue anatoliche o alle lingue semitiche, o persino essere una lingua completamente isolata, e finché non capiremo a che lingua faceva riferimento non saremo mai in grado di decifrarlo. Parliamo forse di una delle scritture più oscure dell'esistenza umana. Nonostante svariati tentativi, la decifrazione del Linear A rimane incompleta. Gli studiosi hanno utilizzato tecniche di confronto linguistico, analisi statistica e persino l'intelligenza artificiale per cercare di sbloccare i suoi segreti.
Ogni nuovo ritrovamento di tavolette o altri artefatti con iscrizioni può potenzialmente fornire nuovi indizi per comprendere meglio questo enigmatico sistema di scrittura, ma ancora non è stato decifrato. La sua piena decifrazione, signori, potrebbe infatti rivoluzionare la nostra comprensione della storia del Mediterraneo antico. Se questa idea di video ti piace e ti incuriosisce, lascia like adesso al video per supportarmi e per garantire la costanza settimanale delle produzioni. Inoltre vi anticipo che non è possibile raccontare tutti gli antichi sistemi di scrittura indecifrati in un solo video e mi piacerebbe suddividere questo tema in 2 parti, quindi fatemi capire che ne vale la pena e appena questo video supera i 10.000 like pubblico la seconda parte. Lascia like. Ebbene, cari signori, parliamo della scrittura della Valle dell'Indo. Qui, rispetto alla civiltà minoica, scorriamo la nostra timeline storica molto più indietro e infatti la scrittura della Valle dell'Indo, totalmente sconosciuta, pensate, risale al 3300 a.C., ossia 3300 anni prima della nascita di Cristo. Questa civiltà, una delle più antiche e avanzate del mondo antico, si estendeva attraverso quello che oggi è il Pakistan e parti dell'India nord-occidentale. Gli scavi archeologici di siti come Harappa e Mohenjo-Daro hanno rivelato una vasta gamma di artefatti, compresi numerosi esempi di questa enigmatica forma di scrittura. A Mohenjo-Daro sono state ritrovate radiazioni e si narra che gli abitanti siano spariti da un momento all'altro. Non si sa la civiltà che abitava Mohenjo-Daro che fine abbia fatto, che lingua parlassero, che forma di scrittura utilizzassero, da dove arrivasse e chi l'avesse trasmessa. La scrittura degli Indus è composta principalmente da brevi iscrizioni, di solito meno di 20 simboli, trovati principalmente su sigilli, ceramiche, strumenti di metallo e piccoli oggetti d'arte. I simboli utilizzati sono circa 600 distinti simboli che suggeriscono una scrittura logografica o sillabica, o forse una combinazione delle due. I segni sono spesso incisi in forme di animali o oggetti astratti e geometrici. Non riusciamo letteralmente a decifrare questa scrittura e non sappiamo niente né della lingua né della cultura che la utilizzava. I sigilli sono i supporti più comuni per la scrittura della Valle dell'Indo e sono stati probabilmente usati per scopi commerciali, forse per marcare la proprietà o per garantire l'integrità dei contenuti durante il commercio. Questi sigilli sono stati trovati in grandi quantità e mostrano una varietà di animali, simboli geometrici e iscrizioni. Gli altri oggetti con iscrizioni includono ceramiche e amuleti, suggerendo un uso diffuso della scrittura nella vita quotidiana, ma non sappiamo che cosa voglia dire, ok? La decriptazione di questa scrittura, signori, è ostacolata da diverse sfide. La maggior parte delle iscrizioni contengono pochi simboli, il che limita il contesto disponibile per interpretarli. Manca una stele di Rosetta, non esiste un artefatto bilingue che possa aiutare a decifrare la scrittura confrontandola con una lingua già conosciuta. La stele di Rosetta fu un documento egiziano che presentava lo stesso testo scritto in geroglifico e in greco, il che ha permesso ai greci di decifrare la scrittura geroglifica degli antichi egizi. Per quanto riguarda la scrittura della Valle dell'Indo c'è l'incertezza sulla lingua perché non è chiaro quale lingua fosse parlata dalla civiltà dell'Indo. Sebbene alcune teorie suggeriscono legami con le famiglie linguistiche dravidiche indoeuropee o altre, nessuno sa che lingua parlassero a Mohenjo-Daro e insomma un sacco di problemi impediscono, amici miei, di decifrare come la scrittura della Valle dell'Indo sia comparsa o che cosa voglia dire. Rimane senza ombra di dubbio la scrittura indecifrata più antica sul pianeta. La scrittura proto-elamica è uno dei primi sistemi di scrittura conosciuti, sviluppatosi intorno al 3200 a.C. nell'antica regione di Elam, che secondo nozioni storico-culturali sarebbe situata nell'attuale Iran sud-occidentale.
Questo sistema di scrittura emerge quasi contemporaneamente ai primi sistemi di scrittura sumeri della Mesopotamia e non sappiamo letteralmente cosa voglia dire o per cosa venisse usato. Simile al cuneiforme, parliamo però di una scrittura totalmente indecifrabile che ha fatto impazzire gli scienziati. La scrittura proto-elamica si sviluppa in un contesto di intensi scambi culturali e commerciali con le civiltà sumeriche. Nonostante la vicinanza geografica e le interazioni, nonostante la somiglianza, la scrittura proto-elamica però è chiaramente diversa dal suo contemporaneo cuneiforme sumero, sia nella forma dei segni che nelle tecniche di iscrizione. È stata principalmente scoperta nei siti archeologici di Susa, una delle principali città antiche di Elam, e parliamo di conoscenze perdute nel tempo in grado di liquefarti il lobo frontale. La scrittura proto-elamica è composta da centinaia di segni distinti, molti dei quali sono pictogrammi che rappresentano oggetti, animali e figure umane. Questi segni, cari amici, sono stati incisi su tavolette d'argilla che una volta asciutte o cotte diventavano permanenti. I testi proto-elamici, signori, sono uno dei più grandi enigmi della storia perché nessuno, ancora oggi, è riuscito a tradurli. Uno dei maggiori ostacoli alla piena comprensione della scrittura proto-elamica è la sua indecifrabilità. Nonostante gli sforzi degli studiosi, il sistema di scrittura non è stato ancora decifrato. La mancanza di un documento bilingue, anche in questo caso, rende difficile collegare i segni proto-elamici a significati conosciuti. Inoltre, la lingua proto-elamica non è direttamente collegata a quella successiva di altre regioni, come l'elamita medio e tardivo, che è stato scritto utilizzando una versione adattata della scrittura cuneiforme mesopotamica e queste lingue sono parzialmente comprensibili. Il vero problema è che anche il cuneiforme sumero e di conseguenza la lingua sumera è una lingua ergativa e questo vuol dire che non è ancora stata dimostrata alcuna parentela con altre lingue. Figuratevi, no? Il proto-elamico che ne sviluppa una ancora più isolata prendendo spunto dal cuneiforme. Parliamo di sistemi di scrittura totalmente indecifrabili. Il sumerico è già di per sé una lingua isolata, di cui nessuno conosce la provenienza. Fai le tue ricerche. Addirittura i sumeri, che chiamavano loro stessi Yug-Sag-Jig-Ga, gli uomini dalla testa nera, sostenevano che insieme alle leggi, le Nem-Tar, insieme alla civiltà, insieme all'agricoltura, anche quella che chiamavano Eme-Ki-Engi-Ra, la lingua nativa, gli venne donata dagli dei celesti che scesero dal cielo. La ricerca sulla scrittura proto-elamica continua a evolversi, con archeologi e linguisti che applicano nuove tecnologie come l'analisi digitale delle immagini e l'intelligenza artificiale per cercare pattern nei testi e confrontarli poi con database di altre antiche scritture. Questi studi aiutano a identificare le relazioni tra i simboli e a formulare ipotesi su come potrebbero essere stati usati nella comunicazione e nella registrazione delle attività quotidiane, ma ancora non sono stati prodotti dei risultati soddisfacenti e ad oggi la scrittura proto-elamica rimane totalmente indecifrata. Mi raccomando ragazzi, ripeto, se siete arrivati a questo punto del video, datemi una mano a spingere il video fra i consigli della piattaforma con un semplice like. Lasciate un like per l'algoritmo e fatemi capire se volete la seconda parte conclusiva. 10.000 like per la seconda parte. La scrittura Rongorongo è un sistema di scrittura indecifrato, antichissimo e originario di uno dei posti meno esplorati sul pianeta Terra, l'isola di Pasqua, Rapa Nui. Un'isola remota nell'Oceano Pacifico che ospitava una civiltà del tutto sconosciuta. Il Rongorongo è uno dei pochissimi esempi di un sistema di scrittura che si è sviluppato in un contesto completamente isolato e la sua origine, funzione e significato rimangono oggetto di fascino e speculazione. La scrittura Rongorongo fu scoperta nel XIX secolo, ma gli abitanti dell'isola avevano già perso la capacità di leggere i testi molto tempo prima dell'arrivo dei primi europei nel 1722. Parliamo dei nativi del 1722 che avevano già a quel tempo perso la capacità di leggere o interpretare la scrittura Rongorongo, e questo è talmente fuori di testa che ti fa chiedere: scusa, ma se anche gli isolani, comunque figli di tradizioni orali e insegnamenti antichissimi, non sanno cosa c'è scritto, quanto è antico il Rongorongo? Da chi è stato trasmesso?
Alcuni studiosi pensano che la scrittura sia stata sviluppata intorno al 1700, forse ispirata al contatto sporadico con i visitatori europei. Tuttavia la società di Rapa Nui subì rapidi cambiamenti e declino demografico poco dopo, a causa di fattori come malattie, schiavitù e conflitti interni, il che ha ulteriormente complicato la trasmissione delle conoscenze su questa scrittura. E alcuni pensano che sia figlia di insegnamenti che risalgono alle tribù che popolarono l'isola millenni prima di Cristo. Mi sembra logico, no? Se nel 1722 gli isolani non sapevano più interpretare il rongorongo, come si può pensare che si tratti di una scrittura ispirata dal contatto con gli europei? Questa forma di scrittura è oggetto di numerose speculazioni e a oggi è totalmente indecifrata. I testi rongorongo sono incisi principalmente su oggetti di legno come bastoni rituali chiamati kohau. Le iscrizioni sono composte da simboli o glifi incisi che includono figure umane, animali, piante e forme geometriche. I simboli sono disposti in linee che si leggono in un ordine molto strano, unico direi, chiamato baustrofedon, ovvero alternando la direzione da una riga all'altra, da sinistra a destra e viceversa. Che strano, eh? E per farvela semplice, signori, non si sa letteralmente che cosa vogliano dire questi simboli. Ci sono circa 120-150 glifi base nel sistema rongorongo, con molte varianti, portando il totale a circa 700 forme diverse. Capite che non avendo basi di partenza è difficile interpretare, no? Questi glifi sono stilizzati e astratti, e la loro esatta interpretazione è molto complessa. Alcuni glifi sembrano avere una chiara connessione con oggetti o concetti conosciuti dell'isola come l'uomo pesce e altri aspetti della mitologia. Tuttavia, senza una chiara comprensione del contesto o della lingua, l'interpretazione rimane del tutto ipotetica. Praticamente abbiamo i rover che scompongono l'atmosfera su Marte per analizzarla, abbiamo sistemi di intelligenza artificiale in grado letteralmente di rispondere a qualsiasi domanda sull'esistenza umana e però non riusciamo a tradurre ancora determinati testi antichi. Io non so voi, ma qualche domandina così, me la farei. E anzi, non solo se il video arriverà a 10.000 like farò la seconda parte sulle forme di scrittura antiche e indecifrate, ma prometto che se fate arrivare il video a 10.000 like farò un mega speciale sull'isola di Pasqua, che tra l'altro presenta monoliti impossibili. La decifrazione della scrittura rongorongo è complicata anche dalla scarsità di testi sopravvissuti e dalla possibile estinzione della lingua in cui erano scritti. Non si sa che lingua parlassero. Diversi studiosi hanno tentato di decifrare i testi, proponendo che potrebbero essere calendari, narrazioni mitologiche o forme di genealogie o incantesimi. Tuttavia, nessuna di queste teorie è stata universalmente accettata e la scrittura rimane un enigma. Vuoi la seconda parte di questo video? Lascia un like, molto semplice. Ci sono altri sistemi di scrittura che ti faranno sicuramente implodere il cervello. Però, per oggi, cari signori, è davvero tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale. Vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!